Benvenuti nella mia cucina. Io sono Tiziana, ma puoi chiamarmi Tilly. Oggi prepariamo insieme un poker di antipasti di pesce, perfetto per la vigilia di Natale. Ricette semplici, fresche ed eleganti che puoi organizzare in anticipo senza troppo stress. Allacciamo i grembiuli e cominciamo. Allora, prima di tutto accendiamo e mettiamo a bollire 4 patate, mettetele pure in acqua fredda, così, con la buccia, poi la togliamo quando le schiacciamo. Adesso schiacciamo le patate, le controllate con la forchetta finché sono calde, le schiacciamo già direttamente qua dentro. Ecco, una alla volta. Adesso mettiamo intanto nelle patate un po' di sale, un po' di pepe e dell'olio extravergine d'oliva. Ecco qua, così si insaporiscono quei condimenti. Okay. Poi mettiamo nell'acqua per il polpo, una decina di minuti prima di mettere il polpo, quando già bolle, un po' di verdura che gli dà un po' di aroma all'acqua, ma senza esagerare, quindi una costa di sedano, una carota, 2 foglie d'alloro messo. Per adesso io ho un po' un fondo di un cipollotto, però va bene anche una cipolla, uno scalogno, e il sughero, che non serve a farlo diventare morbido ma però ci muove l'acqua quando bolle e serve per il polpo, per farlo muovere di più nell'acqua. Adesso aspettiamo 10 minuti e poi lo facciamo. Adesso che sono passati 10 minuti, che l'acqua è ben aromatizzata, gli mettiamo dentro il polpo. Adesso facciamo su giù 2 o 3 volte, in modo, vedete, che si arrotolano i tentacoli. Hai dato? Oggi c'ho l'operatore, mio figlio. Non sapevo questa cosa dei tentacoli. E adesso lo lasciamo lì a bollire mezz'oretta, viste le dimensioni. Allora, adesso che l'abbiamo messo dentro, lo copriamo col coperchio, mettiamo al minimo la fiamma, mi raccomando, e lo facciamo andare piano piano, lentamente. Adesso controlliamo, sono passati 35 minuti, ha preso anche un bel colore. Controlliamo uno dei tentacoli, direi che si fora senza problemi, quindi adesso lo spegniamo, lo lasciamo stare a raffreddare nella sua acqua, lo lascio scoperto un pochino, così le sue carni resteranno più morbide e succose. Adesso è sera, lo faccio raffreddare bene, così domani mattina impiattiamo tutto e c'è rimasto poco lavoro da fare. Vediamo bene il polpo, anche la sua testina, questa poi da rivediamo i gattini, si può mangiare, ma allora potete tagliarla sia trasversalmente, ma preferisco fare i soliti trancetti io, e gli lascio anche le ventosine. Se non vi piacciono potete togliere la pelle e le ventosine. Ad alcune persone non piacciono, ad altre sì, io preferisco lasciargliele perché gli dà un effetto più rustico, più polpo tra l'altro, sennò poi finisce che tutti i tagliati sembrano come si chiamano? Sembrano tipo degli anelli di totani. Ok? Adesso in padella mettiamo semplicemente un po' di olio, così, lo facciamo scaldare. Adesso che l'olio è caldo, anche la padella è calda, mettiamo giù il polpo, ma proprio il tempo di farlo un po' lucidare con l'olio, no? Si luciderà un pochino. Appena lo sentiamo sfrigolare gli facciamo fare un salto e poi lo mettiamo già in piatto. Ok, saltiamo bene, gli facciamo ritirare quel pochino d'acqua che c'è e poi lo mettiamo nel piatto. La prima parte dell'impiatto è la patata, abbiamo detto, la mettiamo in uno degli angoli del piatto. Se l'avete quadrato come il mio, la schiacciate un pochino, mettiamo un altro po', così regolare, non preciso, anzi la facciamo uscire un po' e gli diamo un po' di conca all'interno. Adesso aggiungiamo sopra il polpo una porzione
e poi gli mettiamo una spolverata piccola di paprika affumicata, così gli dà un bel rosso corposo e unico. Facciamo l'altro piatto. Allora cominciamo a togliere la pelle al salmone da una parte, abbastanza bene. Togliamo anche questa parte scura per mangiarlo crudo, se rimane attaccata la togliamo. Comincia ad essere morbido. Allora, una cosa sul salmone, mi raccomando, prima abbattetelo, se non avete l'abbattitore fatelo stare in congelatore un po' di tempo, dicono minimo 72 ore, in realtà anche un po' di più se riuscite. Poi facciamo dei cubetti, anche un po' grossolani, anche non troppo piccoli, non è necessario. Oddio, a me piacciono così, ecco, un po' cubettoni. E li mettiamo in una terrina. Io le parti marroni le tolgo perché hanno un sapore un po' troppo forte, meno delicato, perché sono vicino alla pelle, e soprattutto tanto ho i gatti, quindi li posso dare a loro. Molti li lasciano, non è un problema. Ora apriamo l'avocado, è bello maturo, ecco qua. Parecchio, come mi via bene. Ecco. Ecco fatto. Cubetti anche loro un po' grandi, perché visto che è maturo, se no rischiamo che si disfa tutto, e anche se mescoliamo in maniera delicata rischiamo che si rovina, invece noi vogliamo che resti comunque un po' compatto. Ora lo mettiamo col salmone. Eccoci qua. Adesso aggiungiamo dentro in mezzo un pochino di erba cipollina tagliata un po' fine, non tanta, giusto che gli dà un po' di profumo. Poi il resto lo mettiamo sopra come decorazione. Poi aggiungiamo del melograno, mettiamo sale, non tanto, un pochino di sale, un po' di pepe. Poi ci grattugiamo la scorza di un arancio, non tutta intera ovviamente, un po' di zest d'arancio, gli dà il profumo ma non troppo la dolcezza, non vedete che diventa un dolce. Ne teniamo anche un po' per la decorazione finale. E poi prendiamo un lime e ne prendiamo proprio un pochino, che venga fuori qualche goccia, non un lime intero, neanche metà, un po' meno, per non sovrastare i sapori delicati. Ecco qua. Ora ci va l'olio extravergine d'oliva, naturalmente, 2 cucchiai circa, e mescoliamo da sotto a sopra delicatamente. Adesso aspettiamo 10 minuti che prenda bene il sapore e poi impiattiamo. E questa è una cosa da fare anche all'ultimo minuto, per mantenerla più naturale possibile. Adesso impiattiamo il salmone, prendiamo una fogliolina di insalata che ci aiuta a tenerlo più in posizione. Se avete un coppapasta, un tagliabiscotti, qualcosa, vi aiuta comunque a stare un po' centrale, ecco, tanto non starà tutto insieme. E poi lo mettiamo dentro al coppapasta, non deve essere strapieno, anche perché se no finito l'antipasto poi non riusciamo a mangiare il resto. Vi aiutate con il pressino a toglierlo per fare in modo che sia il più possibile in posizione senza schiacciare troppo. Poi mettiamo sopra 2 chicchi di melograno che abbiamo tenuto da parte per ricordarci anche che l'abbiamo anche in mezzo e qualche pezzettino di erba cipollina, eccola qua, così tutti quanti. Adesso ho preso le cappe sante, sulle cappe sante gli mettiamo una copertura non tanto anni 90 diciamo,
sottile deve essere, ok? Non quelle grosse grosse. Ho messo un po' di panko o pane grattugiato fine, se volete, prezzemolo tritato a forbice più grossolano, poi se a voi piace più fine fatelo più fine, scorza di limone e un cucchiaio d'olio, sale e pepe naturalmente, l'ho mescolato un pochino così e lo mettiamo sopra la capasanta senza esagerare di quantità, e quindi mettiamo uno stratino così sottile. Non dobbiamo coprire tutta la conchiglia come facevano negli anni 90. Poco poco, morbido, un pochino qua che... ok. Ora ci grattugiamo sopra un altro pochino di limone o lime, quello che avete, questo limone, e un po' di olio a filo, proprio per il forno, così. Finito, adesso le mettiamo 6-8 minuti in forno, non devono bruciare, devono soltanto cuocersi restando morbide al centro, non di più, di 6-8 minuti a 180 gradi. Facciamo l'ultima preparazione, il tonno, mettiamo dei semi di sesamo bianco in un piatto, uno strato così sottile che non è una panatura, e anche un po' di sesamo nero. Allora, asciugate bene la fetta del tonno o le fette a seconda di quante persone siete, ne basta una per 3 persone per fare l'antipasto, e la passate nei semini, ecco così. Intanto mettiamo dell'olio in una padella e accendiamo il fuoco, non ci dimentichiamo. Niente sale perché ci sarà come condimento della salsa di soia, quindi io niente sale. Il tonno è già saporito come tipo di carni, quindi non aggiungiamo sale, quindi non è necessario. Mettiamolo un po' dappertutto e andiamo in padella. Adesso che la padella è calda andiamo col tonno. Adesso vediamo se si muove la fetta. Quando è staccata dal fondo la girate così, perfetto, la facciamo cuocere anche dall'altro lato altrettanto e aggiungiamo un pochino di salsa di soia. Facciamo di prendere bene i succhi. Ricordate che il cuore deve essere rosso, quindi 2 minuti da una parte, 1 minuto e mezzo dall'altra, lo togliamo, alto 3 cm. Adesso tagliamo il tonno a fetta, la tagliamo per così, ecco, alte circa 1 centimetro. E poi le mettiamo, guardate che bella dentro, si vede? Ok, e poi le mettiamo sul piatto. Adesso lucidiamo giusto con un pochino di salsa di soia, ma quella che era nel tegame. Ho raccolto il sughino e lo lucidiamo e lo mantiene anche più tiepido così, non raffredda subito, ecco, non troppa di quantità, con delicatezza, se no si riempie il piatto. Perfetto. Adesso vediamo se sono pronte le cappe sante. Eccole qua, cappe sante pronte, belle, senza bruciarmi troppo, vediamo. Sì, morbidissime. Vai.